digitali per caso, creature a cavallo tra il reale e il virtuale e che riescono a vivere un po' di qua e un po' di là. Dei supereroi che vivono in una realtà aumentata, hanno un super orecchio, captano segnali molto lontani, hanno una super voce, riescono a comunicare dall'altra parte del mondo. E io sono qua, e qua sono a Roma, sono nel quartiere Ardeatino, che è un quartiere semiperiferico, socio-residenziale. Qua dovrebbero abitare Gelsomina e Andrea. Gelsomina e Andrea facevano gli archeologi, adesso hanno cambiato vita, cambiato mestiere e hanno un e-commerce di giocattoli da tutto il mondo, giocattolidalmondo.it. Mi scusi, mio buon fattorino, lei fa le consegne, conosce tutti. Io cercavo Andrea Gelsomina di giocattolidalmondo.it. Non sono un fattorino, sono Andrea. Ma dai, che caso! Stavo andando a fare una consegna al corriere. Vuoi salire su a casa intanto? Sì, grazie, vado su. Al quinto piano, sempre piano, dritto. è aperto? Sì, sì. Sono giocattoli, immagino. Sì, sono bellissimi giocattoli. Permesso. Oh! Guarda, visto? No, su internet questo non lo trovo, ma dovrebbe essere un vasetto di epoca romana, secondo secolo d.C. E certo, è una traccia della vita precedente di Andrea e Gelsomina, erano archeologi e... Ah, ecco, questo invece è questo è il loro presente. Giocattoli e giocattoli. Guarda, questa è la bambola Sam, l'ho vista sul sito. Il Lilliputien, guarda qua, con il maialen Lilliputien. No, non ci credo. Questo è vegano. Posso quasi mangiarlo, il giocattolo vegano. Ma guarda che c'è anche la palla da mangiare se vuoi. No, ma io scherzavo, Gelsomina, scusa, mi ha fatto entrare e mi sono messa a sono cercare. accorta. Va bene. Andrea e Gelsomina, sono i padroni di casa. Allora, archeologi non per caso e poi digitali per caso e a vendere sul web i giocattoli. Cioè, questa mutazione come è avvenuta? Perché? Cos'è successo? Per colpa dei nostri figli, perché avevamo dei bambini piccoli e abbiamo capito che ci piaceva comprare loro dei giocattoli che non fossero i soldi che si trovavano nei negozi. Quindi tutto è partito dal loro vissuto e dalle loro motivazioni personali. Trasmettere, dare al bambino non qualcosa che nasce e muore e dopo una stagione è finita, ma regalare un sogno, un giocattolo che duri nel tempo, che possa passare al fratello più piccolo. Noi abbiamo 4 figli. Ah, ecco, quindi c'era un discorso di ottimizzazione anche. Anche, sì. Prendere una passione e trasformarla in un lavoro. Andrea e Gelsomina selezionano giocattoli da tutto il mondo e poi li ripropongono agli utenti del loro sito, seguendo criteri etico-didattici. I criteri sono molteplici, diciamo che da una parte c'è un'attenzione alla natura, al fatto che i giocattoli siano ecocompatibili, quelli in legno devono provenire da foreste a sviluppo sostenibile, oppure le ditte devono impegnarsi a trattare i dipendenti in un certo modo, cioè c'è tutto un criterio etico alla base e poi un criterio didattico. Loro sono i garanti della bontà delle scelte. Tutti i nostri giocattoli sono giocattoli che devono trasmettere, devono insegnare, devono regalare un'esperienza al bambino, non devono solo intrattenerlo. Dov'è che lavorate? Nel nostro studio. Ah, è nel vostro studio? Qui in casa? Qui in casa. Vabbè, certo, casa e bottega. Di fianco alla cucina, dove ci sono i 2 computer, uno di fianco all'altro proprio, eh? Che cos'è questa? Non è un mouse, No, decisamente. questa è la mia vecchia trowel, lo strumento dell'archeologo, quello con cui scavavo, un ricordo della vecchia vita. Allora uso la spatolina archeologica per scavare nella vostra vita attuale. Il sito, l'avete fatto voi in casa artigianalmente? Avete coinvolto un webmaster, come si dice? Sì, allora abbiamo coinvolto un webmaster. Nel momento in cui abbiamo deciso che il nostro negozio sarebbe stato online, abbiamo deciso di fare le cose fatte bene. Qualche numero del sito
Come funziona adesso? Il sito funziona che ci devi lavorare ogni giorno, va abbastanza bene, sui 50.000 visitatori annui. Molte persone ci seguono, tornano, sono affezionate a noi, quindi abbiamo creato una clientela, diciamo, una base solida. C'è un buon rapporto di fiducia, potremmo dire. Una cosa però che mi stupisce guardando il sito è la vostra indicizzazione, cioè in poche parole saltate fuori subito dai motori di ricerca, uno vi trova immediatamente. Come avete fatto? Avete speso molti soldi, investito un grande capitale? Assolutamente no. E allora? Allora abbiamo investito nella nostra formazione, ho fatto un corso per capire come funzionava e poi abbiamo lavorato sulla creazione di contenuti. Più di un anno di lavoro solo a scrivere testi. Leggo dal vostro sito: tanto tempo fa, in un bel castello, viveva un re che aveva una malattia molto grave. Il re aveva interpellato tutti i medici del regno per trovare un rimedio. Loro sul sito raccontano delle favole, hanno raccolto delle favole, anche favole di tradizione, citate Calvino, fiabe italiane, eccetera, eccetera. Cosa c'entra con la vendita dei giocattoli? Questa è una domanda retorica. Le favole sono una mia passione. Quando abbiamo aperto il negozio online e abbiamo avuto necessità di creare contenuti di qualità per migliorare il posizionamento, mi sono detta che le fiabe potevano essere una passione da utilizzare, era divertente scriverle. Ma sai che anche una scuola elementare di Macerata ci ha chiamato e abbiamo collaborato a un progetto didattico con dei bambini che non conosciamo, che sono dall'altra parte dell'Italia. La rete unisce così, per cui in effetti questo è stato qualcosa di reale, vero, è esistito. E quindi era un percorso condiviso, guarda caso, dalla rete. Ecco, ma Andrea, Gelsomina, tante belle cose interessanti, ma ho un'ultima curiosità. Se voi doveste consigliarmi un giocattolo, che giocattolo mi consiglieresti? Guarda. No, dai! Questo è perfetto. Guarda! Insomma, praticamente un giullare, un modo elegante per dirmi che sono scemo? Ma in realtà è un giocattolo bellissimo. Posso mangiare anche questo? Guarda, sicuramente non lo puoi mangiare.